Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo è un video dedicato al Cephalotus follicularis, una pianta carnivora che arriva dall'Australia sud-occidentale, nella zona di Albany, è una pianta carnivora che cresce in un substrato in natura leggermente diverso da quello che sono le classiche torbiere. Anche i vegetali che ci sono in quella zona sono diversi. E quindi creano nella decomposizione un terriccio alternativo a quella che è la classica torba. Il Cephalotus follicularis in natura vive anche in pareti un po' verticali, addirittura nella costa dell'Australia, e questo fa pensare che si può coltivare anche con un metodo alternativo. Questo per salvaguardare nella coltivazione di qualche pianta carnivora un po' questi ambienti naturali che sono le torbiere. Sappiamo tutti che la torba viene estratta in natura e distribuita, venduta per agricoltura, per i grandi vivai che utilizzano torba nelle loro coltivazioni e anche nell'acquisto di torba per quello che riguarda la coltivazione amatoriale, hobbistica delle piante carnivore. Ieri con un mio amico Simone, che ti saluto, grazie Simone per la conversazione di ieri perché è stata interessantissima. Questo mio amico Simone Verminio mi ha dato lo sprint per provare a coltivare il Cephalotus con dei substrati alternativi. Questa idea non è mia, questa è un'idea presa dal canale del Pigliamosche Andrea Amici, che è un altro mio carissimo amico che saluto. Ciao Andrea, non ci sentiamo da un po', ma sei sempre qui. E mi ha dato appunto l'idea proprio di coltivare il Cephalotus con questi substrati, tra cui la spugna, che lui ha utilizzato molto per il Cephalotus, proprio per coltivare questa piantina senza l'utilizzo della torba. Volevo ringraziare anche il vivaio giardino carnivoro, Andrea Fontana, ti saluto, ciao Andrea, grazie come sempre, le tue piante sono sempre straordinarie. Che cosa ho scelto nel vivaio di giardino carnivoro di Andrea Fontana? Ho scelto dei Cephalotus, un clone olandese, ovvero il Cephalotus più comunemente venduto. Non è il Big Boy, Cephalotus particolarmente diversi un po' da quello normale, nel senso che questo è quello classico. Ci sono poi tanti cloni di Cephalotus creati proprio per dare anche una certa spettacolarità nella crescita delle piante, con degli ascidi, delle trappole che sono molto grosse, uno sviluppo più o meno lento, un po' più veloce. Questo è quello classico, il clone olandese, che possiamo trovare anche tante volte in un vivaio magari nella nostra zona dove abitiamo. Allora, Cephalotus follicularis, stamattina ho fatto i rinvasi, sono arrivate le piante ieri sera, stamattina mi sono messo subito al lavoro e ho utilizzato l'apillo con pomice, martellato, nel senso che ho dato dei colpi con una mazzetta a questi grani abbastanza grandi di lapillo di pomice, riducendoli un pochettino quasi in una sabbia media, di media dimensione. Spugna, questa è la spugna da fiorista, pomice, proprio in sabbia particolarmente fine, e perlite. Questa idea, Andrea Amici, ho voluto metterla in pratica, caro Andrea, perché voglio anch'io sperimentare la coltivazione del Cephalotus con questa metodologia. Allora, lapillo e pomice e perlite hanno tutti al di sotto ciò che mi aveva anche consigliato Andrea Amici, la spugna, che assorbe tantissima acqua e per capillarità la trasporta poi al resto del terriccio. Questo fa sì che il Cephalotus, che non ama stare con le radici a bagno come una drosera o come una dionea, in natura il Cephalotus vive in zone molto drenate, sono zone torbose, sono zone molto umide, ma sempre con un grande drenaggio, e quindi l'acqua va sempre via e lascia il terriccio umido. Alcune volte, quando ci sono delle piogge particolarmente intense o delle alluvioni, alcune zone del Cephalotus vengono inondate e quindi il Cephalotus in alcune foto possiamo vederlo veramente a contatto con l'acqua, ma sono cose transitorie, poi l'acqua va via e il terriccio rimane umido. Quindi il Cephalotus come pianta è proprio un amante del terriccio umido, ma non particolarmente fradicio. E quindi possiamo coltivare in questo modo i Cephalotus. Vediamo poi come metterò poi dei video nel corso dell'anno per vedere proprio come si sviluppano, e spero di ottenere dei buoni risultati come quelli che ha ottenuto Andrea Amici. Io ho seguito più o meno la regola che ho visto nei suoi video.
Una piccola modifica l'ho fatta io tagliando i vasi in questo modo per creare quella sorta di verticalità del Cephalotus in natura quando vive in queste pareti, addirittura sulla costa. Queste pareti leggermente verticali, quindi cresce in discesa creando questi grappoli di trappole che scendono giù e che sono spettacolari. Ho voluto imitare questo sia nel vaso della coltivazione con torba e pomice, vedete che ho tagliato proprio così il vaso, e questo l'ho fatto anche per un altro motivo, per il fatto che il Cephalotus follicularis è una pianta che patisce particolarmente l'oidio e quindi la situazione stagnante di umidità che può creare delle malattie fungine che devastano tutta la pianta. In questo modo la pianta si trova con un'apertura che crea proprio una sorta di ventilazione anche nella parte basale della pianta. Crescendo in discesa la pianta è sempre ventilata. Se il vaso fosse rimasto chiuso, Cephalotus cresce benissimo anche così, però si creano sempre delle camere d'aria che a volte rimangono molto umide, quindi se sbagliamo le innaffiature rischiamo poi di perdere il Cephalotus. In questo modo dovrei tutelarlo appunto da un ristagno anche di atmosfera particolarmente umida al centro della pianta, con questa apertura che crea proprio la ventilazione. Ricordo che il Cephalotus follicularis, se riusciamo a coltivarlo bene, crea veramente dei gruppi molto folti di trappole e foglie e molto compatti. All'interno non circola molta aria e quindi questo può essere un problema perché può creare poi situazioni idonee allo sviluppo dell'oidio. Lo si può vedere un pochettino qui perché vedete questa è la parte che l'anno scorso ha patito tantissimo, non per oidio, ma non so perché il Cephalotus veramente sembrava quasi in fin di vita. Facendo un rinvaso in torba e pomice quest'anno è esploso creando tanti punti di vegetazione, tra cui anche uno piccolino qua sotto. Quando ho visto questo qua sotto nella coltivazione classica in vaso ho deciso di aprire proprio completamente per far sì che anche lui sia ventilato e possa svilupparsi. Vediamo come procederà la coltivazione di questi esperimenti con le piante carnivore. Esperimenti fatti perché a me piace coltivare piante carnivore, ma mi sento sempre un po' in colpa perché utilizzo la torba, che è un materiale che viene estratto in natura tante volte veramente in maniera distruttiva. E purtroppo però per coltivare le piante carnivore molto spesso la torba è assolutamente la componente essenziale. Però è anche vero che più andiamo avanti nella coltivazione più si sperimenta, e a me gli esperimenti nella coltivazione delle piante piacciono tantissimo. Ed eccoli qua, tutti questi senza la torba e questo però in torba perché il mio vecchio Cephalotus, vecchio, avrà 3 anni, che l'anno scorso ha patito, e niente, provo a lasciarlo in torba proprio per avere tanti esempi di coltivazione. Vediamo nel corso dell'anno quali saranno gli sviluppi, se perderò qualche pianta, se qualcuna crescerà benissimo, e così tireremo un pochettino le somme su una possibile soluzione di non utilizzare, almeno per adesso, per il Cephalotus, la torba come elemento di coltivazione. Adesso mi avvicino così li guardiamo insieme. Dopo inserirò in questo video tutta una sequenza di realizzazione del riempimento del vaso che ho già fatto prima, partendo dalla spugna, inserendo il terriccio, inserendo le piantine e anche la pulizia delle piantine con l'acqua per liberare le radici dal vecchio substrato di coltivazione che era quello dei vasetti. Avviciniamoci così guardiamo un pochettino come l'ho sistemato. Ecco il primo Cephalotus, sempre un clone olandese, vedete qui il cartellino di giardino carnivoro, sono arrivate ieri queste piantine, sistemato proprio sulla superficie un po' in salita in questo vasetto tagliato. Pomice e lapillo vulcanico, erano molto grossi i granelli, quindi li ho martellati stamattina creando qualcosa di un pochettino più adatto anche allo sviluppo delle delicate radici del Cephalotus follicularis, questa pianta australiana. Questo è coltivato in spugna, quello che mi piace tantissimo è la leggerezza proprio del vaso, spugna da fiorista, con questo Cephalotus inserito proprio al di sopra. Ho inserito anche altri 2 pezzetti di sfagno per vedere se lo sfagno poi si crea dei cuscini magari in questa superficie che poi rimarrà molto ma molto umida. In più la spugna in teoria dovrebbe poi riempirsi anche forse di qualche alga, qualcosa, creando un aspetto forse un pochettino più naturale. Questo è un Cephalotus che invece ho inserito in questo substrato composto esclusivamente da pomice.
La pomice secondo me è un substrato adatto per la coltivazione di alcune piante carnivore senza l'utilizzo della torba, anche questo con spugna. Vi faccio vedere perché. Questo è un vasetto con pomice, esclusivamente pomice. Ho sistemato all'interno delle radici di Utricularia reniformis. Guardate come sta partendo in maniera veramente bellissima, sanissima. Allora, Utricularia reniformis è una pianta che a volte sviluppa i fiori, poi ci mette un po' a fare le foglie, tante volte fa poche foglie, qualche volta ne fa qualcuna in più. Utilizzando la pomice io ho notato proprio un'esplosione di foglie, ci ha messo un po', circa un mese a partire dopo l'inserimento delle radici all'interno del substrato con la pomice. Questo è sempre con una dose di acqua al di sotto che per capillarità tiene umido il terriccio. Qui c'è anche una cimice ormai andata, e come potete vedere la pomice sembra per qualche pianta carnivora un substrato anche ideale, almeno mi sembra che lo sia per Utricularia reniformis. Poi abbiamo il Cephalotus che stamattina ho messo con la spugna al di sotto in perlite. Quello che mi piace di questa composizione, diciamo, è il taglio che ho fatto qui nel vaso e anche il bianco della perlite che dà veramente luce a questa pianta di Cephalotus. Qui vedete che c'è anche una trappola molto sviluppata. Ho cercato di, inserendo le piante all'interno del substrato, di dargli anche un po' una direzione di crescita, anche in base a come le vedevo che erano un po' spinte nella loro crescita. Aveva questo piccolo distaccamento, diciamo, di piantina ancora collegata con la pianta madre, e quindi l'ho sistemato un po' in discesa in modo che pian piano cresce verso il basso. Spero veramente di vedere riempito questo vaso. Questo è in perlite, ma in realtà è perlite mescolata con la pomice, perché avevo della pomice in più che non avrei utilizzato. Per non buttare via materiali che sono importantissime, ho mescolato il tutto, pomice e perlite insieme, e il candore proprio di questo vaso è fenomenale. Io ho utilizzato vasi bianchi perché quando picchia il sole non si scaldano come quello nero, ad esempio. Ecco, questo invece è il vaso di questo Cephalotus acquistato l'anno scorso, no, 2 anni fa, da giardino carnivoro. L'anno scorso era in un vaso normalissimo, un pochettino più basso, rotondo, in piano, è cresciuto bene all'inizio e poi dopo ha patito veramente tanto. Era in torba e perlite, non riuscivo a capire come mai non si sviluppasse molto. Il vaso era un pochettino più basso. Probabilmente era in una situazione anche stagnante, perché un vaso basso in 1 centimetro o 2 centimetri di acqua accumula tantissima acqua all'interno. Allora che cosa ho fatto? L'ho rinvasato questa primavera, l'ho messo in torba, perlite e pomice, in un vaso molto alto e ancora più alto di quelli bianchi che ho utilizzato. E che cosa ho assistito? Ad un'esplosione. Aprendo anche il vaso in questo modo ho assistito ad un'esplosione proprio di crescita di questo Cephalotus. Guardate qui, è totalmente pieno di crescite. Io non ho mai visto il mio Cephalotus crescere in questo modo nei 2 anni di acquisto. L'anno scorso, vedete, qui è la parte che ha patito tanto, aveva solo più 2 o 3 foglioline, ho detto lo perdo, ma con questo rinvaso ho creato probabilmente un mostro che sta crescendo tantissimo. Questo mi dà anche l'opportunità, con tante foglie, di poterne staccare qualcuno e provare anche la riproduzione tramite talea fogliare, una cosa che comunque in Cephalotus funziona anche abbastanza. Potete vedere che sta emettendo anche il fiore. Io l'anno scorso l'ho tagliato, quest'anno lascerò anche la fioritura, cercherò di coltivare questi Cephalotus in maniera molto naturale, senza maneggiarli troppo, tagliare, li lascio andare così come vogliono andare loro. La crescita è veramente, mi sembra buona, mi sembra abbastanza buona come crescita. Poi quelli che sono un po' più esperti col Cephalotus potranno dirmi anche se va bene o non va bene, però anche il fatto che qua è molto arieggiato, insomma questo Cephalotus mi sembra che sia proprio esploso con una voglia di produrre delle trappole, e ne sta facendo una qua, ne sta facendo una qui, una qui, una qui, insomma dai, vediamo che cosa succede. Bene, siccome questo video sarà un pochettino lungo, vi lascio adesso con questa sequenza musicale, metterò una musica di sottofondo in cui
vedremo il riempimento dei vasi. Volevo farlo in questo video, ma sarebbe diventato veramente un video abbastanza impegnativo da fare, perché se fosse stato un rinvaso ok, ma 4 rinvasi diventa poi veramente impegnativo e si rischia di fare un video lunghissimo. Già questo penso che abbia poi una sua durata. Comunque adesso partirà questa sequenza di video dedicato al rinvaso del Cephalotus in questi inerti, in questa spugna da fiorista, con le didascalie che spiegano passo passo come le ho realizzate. Aspetto dei commenti, sicuramente arriverà anche qualche critica, perché è normale, perché uno propone delle cose che a volte sono anche nuove, ma io accetto tutto qui nei video del canale Appuntamento in Giardino, perché ogni cosa è una crescita, anche perché io non ho non so come dire, l'orgoglio di pensare di aver fatto un capolavoro. Io so che qui posso rischiare di perdere qualcosa e quindi tramite i commenti io posso capire anche che cosa devo fare meglio, che cosa potrebbe funzionare, che cosa non potrebbe funzionare, quindi aspetto anche, volendo, anche delle critiche naturalmente costruttive. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, dedicato magari a qualche pianta qui nel mio giardino. Vi lascio a questa carrellata di immagini e a presto come sempre. Chiudo per adesso la parte verbale di questo video con dei saluti che sono ad Andrea Fontana, Giardino Carnivoro. Andrea, grazie, perché queste sono piante, le tue piante sono sempre straordinarie. Un caro saluto a Simone Verminio. Ciao Simone, grazie per questa conversazione che mi ha dato proprio l'idea di partire con questo metodo nuovo di coltivazione. Un saluto e un grandissimo abbraccio ad una persona che non sento più tanto ultimamente, ma che è sempre qui, che è Andrea Amici. Grazie a te, Spugna, Perlite, Inerti, e qui ci sei anche tu, Andrea Amici, soprattutto per quello che riguarda la realizzazione proprio di un vaso dedicato a Cephalotus follicularis. E poi saluto anche il mio amico Luca, che anche con lui io parlo molto spesso e affrontiamo dei discorsi che sono molto ma molto interessanti e soprattutto costruttivi. E poi un caro saluto anche a voi e grazie per esserci sempre nei video di Appuntamento in Giardino. A presto, ciao ciao!